Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni, cari amici degli strumenti ottici, e benvenuti nella seconda parte della video recensione del binocolo Swarovski NL Pure 14x52. Se non avete visto la prima parte vi consiglio di farlo, troverete infatti un unboxing completo e una panoramica sui dati tecnici dichiarati dalla casa madre che potete trovare nei link in descrizione o nei suggerimenti a fine video. Inoltre, se volete un'analisi ancora più approfondita vi invito a leggere la recensione scritta molto dettagliata sul mio sito web binomania.it. Ma ora direi di iniziare a parlare per settori di questo binocolo, dicendovi le mie impressioni pratiche sul campo. Rispetto alla serie L, questo binocolo presenta, come vedete, un design rinnovato, con un ampio ponte e una cerniera di snodo che ospita la messa a fuoco centrale e la regolazione diotrica. Nonostante le sue dimensioni, inoltre, è molto ergonomico e facile da impugnare. Con un peso di circa 1020 grammi, senza tappi e frontalino, il binocolo risulta abbastanza leggero. Tuttavia, per le lunghe escursioni, vi consiglio la tracolla specifica acquistabile separatamente per distribuire meglio il peso, in modo da ridurre il carico sul collo. L'armatura è robusta ed è dotata di una trama antiscivolo che si è dimostrata molto utile anche quando ho indossato i guanti invernali, aumentando quindi la praticità del binocolo nelle condizioni più difficili. La messa a fuoco poi è fluida ed è precisa, senza giochi, con una manopola ben dimensionata che offre anche un buon grip, mentre ho riscontrato una messa a fuoco minima di circa 3,5 metri e da questa distanza bisogna girare la manopola per circa 1,75 giri. Inoltre il sistema di regolazione delle diotrie sull'oculare destro è ben progettato, stabile e facile da usare, eliminando il rischio anche di spostamenti accidentali durante l'uso. Dal punto di vista ottico gli obiettivi offrono una qualità straordinaria. Sebbene, come sempre, Swarovski non divulghi la composizione esatta delle lenti, personalmente lo definirei un binocolo apocromatico almeno visualmente. La trasmissione luminosa è del 91% e permette di ottenere immagini nitide e contrastate, anche in condizioni di scarsa luminosità. La resa dei bianchi poi è neutra e i colori sono brillanti. Gli oculari inoltre si sono dimostrati estremamente confortevoli, anche perché ha una distanza interpupillare più stretta dei miei 66 mm. Offrono inoltre un campo visivo grandangolare molto ampio, quindi, che risulta ben apprezzato durante le osservazioni. In particolare vi ricordo che grazie all'angolo di campo di 5,3 gradi a 14x, che equivale a 93 metri a 1000 metri, mostra un campo apparente di quasi 75 gradi con la formula classica. I prismi poi sono Schmidt Passion in vetro BH4 e garantiscono una pupilla di uscita decisamente circolare e senza vignettatura evidente, si nota soltanto qualche riflesso ai bordi di essa. Inoltre il binocolo è stato trattato e ottimizzato con le tecnologie antiriflesso Svarotop e Svarodur che riducono al minimo la perdita di luce, e inoltre è stato applicato il trattamento Svarobright applicato ai prismi che contribuisce ulteriormente a migliorare la trasmissione luminosa e la fedeltà cromatica, permettendo quindi di ottenere immagini ad alto contrasto. Il modello 14x52 si comporta bene anche nel controllo delle aberrazioni cromatiche. Durante le osservazioni normali, infatti, il cromatismo residuo è minimo, anche se in condizioni di luce sfavorevole o controluce può talvolta comparire un lieve alone verde-viola. Il cromatismo laterale è presente ma si manifesta soltanto ai bordi e non in maniera eccessiva. Inoltre, grazie alla tecnologia Fluid Flattener, ossia l'utilizzo di lenti asferiche, è stato possibile mantenere un campo di vista nitido fino al bordo. Ho riscontrato poi una leggera distorsione angolare a cuscinetto a circa il 70% dal centro del campo, che dovrebbe in questo caso ottimizzare le prestazioni nel panning, ossia osservando da destra a sinistra. Durante il test con una stella artificiale e l'osservazione ovviamente del cielo, la resa ai bordi è stata impeccabile anche osservando le stelle. Dal punto di vista pratico, questo nuovo binocolo Swarovski si è dimostrato decisamente versatile per diverse tipologie di osservazioni. Infatti, nonostante l'ingrandimento 14x, la sua ergonomia lo rende sorprendentemente facile da utilizzare anche a mano libera, similmente a un 12x. L'ingrandimento quindi è più simile a quello di un 12 rispetto al classico 15x56 e quindi può essere possibile, ovviamente per tempi brevi, osservare ad esempio i rapaci come le poiane in volo anche
anche a mano libera. Poi vi dovrete sempre avvalere di tecniche come il beanbag sul finestrino o il supporto dei vostri gomiti sulle ginocchia per migliorare la stabilità. La differenza che però potrete riscontrare con i concorrenti, diciamo così, stabilizzati di più o meno pari ingrandimento è la qualità ottica, nel senso che lo Swarovski NL Pure 14x52 è nettamente superiore rispetto quindi a binocoli di pari ingrandimento con immagini più nitide e contrastate, perfette per l'osservazione di dettagli come ad esempio quando state cercando di vedere le remiganti dei rapaci in controluce oppure il piumaggio del sottoala. Per l'osservazione del paesaggio, come oggi, il binocolo eccelle con un campo visivo ampio e corretto fino ai bordi, con un'ottima resa dei colori e dei dettagli. L'ho utilizzato frequentemente per osservare le cime delle Alpi e i rifugi, rimanendo sempre soddisfatto. Ad esempio le clip che state vedendo le ho ottenute collegando un iPhone all'oculare del binocolo. Anche al crepuscolo comunque la sua pupilla d'uscita di 3,7 mm offre un buon rendimento, migliorando i risultati rispetto ad altri modelli, ad esempio al 12x42 che ho provato poco fa e sono riuscito comunque a comparare di sera. Nel campo dell'osservazione astronomica, sebbene un telescopio più grande offra prestazioni superiori a parità di prezzo, l'NL Pure 14x52 offre un'esperienza immersiva con un ampio campo visivo e una correzione eccellente fino ai bordi. Le osservazioni infatti delle Pleiadi, delle Iadi, della nebulosa di Orione e della Luna sono state molto soddisfacenti in proporzione al suo formato, con dettagli molto ben definiti, stelle puntiformi fino al bordo e un ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica. Tra i suoi pregi direi che è ergonomico, è compatto e facilmente utilizzabile a mano libera per tempi brevi, ha un'ottima nitidezza e un ottimo contrasto, un grande campo visivo e la capacità, secondo me, di offrire ottime visioni sia di giorno ma sia anche agli astrofili. Tuttavia, come difetti, il prezzo è elevato per molti appassionati. Ho notato inoltre, che questa è proprio una pignoleria, che dovete inserire molto bene i tappi copriobiettivi, perché se li inserite in maniera poco sicura tendono comunque a uscire dalla sede. In sintesi, questo binocolo è un eccellente strumento per diverse osservazioni, dal birdwatching a media e lunga distanza, ad esempio rapaci oppure gli uccelli marini, all'astronomia, combinando potenza, portabilità e qualità ottica in un formato difficile da trovare attualmente nella concorrenza. Come avrete capito, quindi per brevi periodi e con un pochino di astuzia e esperienza potrete anche gestirlo a mano libera, tuttavia potrete beneficiare di tutte le sue prestazioni con un trepiede fotografico. Prima di salutarvi vi ricordo che il prezzo ufficiale dello Swarovski NL Pure 14x52 è attualmente di 3.610 euro, tuttavia vi consiglio di telefonare a Marco Lucchini a Domodossola o di andare a visitarlo nel suo negozio, trovate il numero qui sotto in impressione perché Marco mi ha confermato che fa degli ottimi sconti ai suoi clienti ma anche ai lettori che mi seguono, quindi insomma approfittate dell'occasione. Io colgo anche l'occasione per ringraziare tutti voi che mi seguite quotidianamente, grazie di cuore ragazzi, e vi ricordo, visto che quasi il 90% di voi vede i video ma non si iscrive, se avete voglia di iscrivervi, perché oltre a rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, e come sapete pubblico a volte anche più di 2 video a settimana, potete aiutarmi a aumentare il traffico di questo canale YouTube e quindi posso permettermi di chiedere sempre più prodotti alle aziende del settore. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!